per un totale di 288,90 €. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi ho fatto vedere nell'intro, questo era il finale dello scorso video, quello sulla strategia. Ovviamente in molti eravate curiosi di sapere che strategia stessi utilizzando e in realtà è proprio qui che vi sorprenderò, perché non ho utilizzato una strategia chissà quanto difficile, chissà quanto impossibile rispetto a tutte le altre che ho testato durante questo percorso, ma è proprio una delle più semplici, quindi magari la maggior parte di voi già la utilizzano, già la conosceranno, oppure no, fatemelo sapere nei commenti. Quindi spostiamoci al PC e andiamo a vedere subito come funziona questa strategia. Ed eccoci qui, ci troviamo davanti al grafico e andiamo subito a vedere qual è questa famosa strategia che ho utilizzato in quel video challenge. Ovviamente non ho utilizzato solo questa, ma tengo conto di più indicatori, più fattori, eccetera. Ma questa appunto è una di quelle di cui mi fido di più e in quel video ho utilizzato quasi soltanto questa, possiamo dire così. Adesso al grafico starete vedendo altri indicatori, ma non ci interessano, questi poi li andremo a vedere in un secondo momento per non incasinare tutto. L'indicatore che ci interessa praticamente è uno e andiamo a vedere come impostarlo e soprattutto dove lo utilizzo io. Anzi, questa strategia, vi dirò di più, è molto carina perché potete adattarla ovunque, su time frame più alti, su altri pair e tutto il resto. Sono andato ad operare su questa coppia XAU USD e time frame 5 minuti. Ovviamente io, come vedete, tengo solitamente il grafico aperto 1 minuto, 5 minuti e 15 minuti. Ripeto, non perché la strategia sia valida solo in questo time frame, ma perché è quello che sono andato ad utilizzare in quel determinato video. Quindi adesso teniamo conto dei 5 minuti. L'indicatore in questione è l'EMA. Andiamo a vedere un attimo che cos'è l'EMA e dopo vediamo come impostare l'indicatore. Cos'è l'indicatore EMA nel trading? Cos'è l'indicatore tecnico della media mobile esponenziale? Appunto EMA. La media mobile esponenziale o EMA è un indicatore di analisi tecnica di base utile per determinare l'andamento del valore di un asset. Tiene conto del valore medio dello stesso durante un certo periodo di tempo. Quindi abbiamo visto molto velocemente che cos'è l'EMA e adesso andiamo a vedere come impostarlo. Basterà andare qui in indicatori e io solitamente utilizzo questo qui, EMA 20, 50, 100 e 200, che come vedete si presenta così, anzi ve lo faccio vedere meglio, si presenta così, appunto con 4 linee che vanno a determinare in base ai colori, partendo dal rosso 20, 50, 100 e 200. Io vado a tener conto solitamente della 50 e della 200. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo sulla rotellina delle impostazioni, andiamo in stile e togliamo quelle che non ci servono. Quindi in questo caso deselezioniamo quella rossa che è la 20, deselezioniamo quella azzurra che è la 100 e lasciamo l'arancione che è la 50 e la blu che sarebbe la 200. Solitamente io vado a cambiare il tratto per renderlo un po' più grassetto, diciamo, così lo andiamo a vedere un po' meglio. Ed ecco qui il nostro indicatore pronto e andiamo a vedere perché appunto tengo conto della 200 e perché tengo conto della 50. Andiamo a vedere sempre una spiegazione breve. Cos'è l'EMA 200, media mobile esponenziale, come abbiamo visto. Se la linea di prezzo si muove al di sopra dell'EMA a 200 periodi, il trend di fondo del grafico è rialzista, viceversa la tendenza di lungo periodo del prezzo è ribassista, quindi è semplicemente per questo che vado a tener conto della 200 e della 50, appunto ci va a segnalare un prezzo medio e a segnalare il trend rialzista e ribassista. Adesso come possiamo capire quando entrare al mercato? Io semplicemente vado a guardare l'incrocio delle EMA, che viene solitamente detto golden cross o dead cross. Quindi andiamo a fare un esempio pratico come questo qui davanti. Ad esempio in questo caso vediamo che la 50 si trova al di sopra della 200, vediamo che a un certo punto scende e si incrociano, quindi sta avvenendo un dead cross. Solitamente si va verso un trend ribassista, mentre viceversa se la 50 si trova al di sotto della 200 e incrociano verso l'alto, solitamente si sta avvicinando un trend rialzista, quindi sarebbe meglio entrare in long. Come in questo caso abbiamo visto questo incrocio esattamente qui. E cosa succede? In questo caso, se ovviamente abbiamo anche un engulfing, che poi magari andiamo a vedere o forse ho già detto in qualche video, se abbiamo un engulfing ci può aiutare a capire ancora maggiormente, ancora di più che il trend sta cambiando, quindi possiamo andare ad aprire una bella posizione short. In questo caso adesso non riesco a zoomare perché sto registrando, ma comunque sia engulfing o non engulfing, io la mia entrata la faccio lo stesso e apro una bella posizione short. Adesso come imposto io stop loss e take profit? In questo caso vado a tener conto del massimo precedente, lo tengo un pochino più largo perché ovviamente capiamo che se va nel verso opposto non è più un trend ribassista, quindi potrebbe, anzi viceversa, potrebbe continuare a salire, quindi ovviamente è meglio prendere lo stop loss, esco dalla posizione e addio.
Mentre il take profit come lo vado a mettere? In quel determinato video io non sono andato a impostare esattamente stop loss e take profit, forse l'ho anche detto durante il video, semplicemente perché c'ero io davanti al grafico, quindi me ne rendevo conto e chiudevo la posizione. Mentre se è una posizione magari più lunga o comunque non riesco a stare davanti al grafico, eccetera, solitamente o metto break even oppure utilizzo un trailing stop loss. Quindi man mano vado a scendere la posizione e mi sposto lo stop loss dopo l'entrata, e ogni volta che magari, se vedo che stiamo andando sempre nella direzione giusta che interessa a noi, continuo a spostare il take profit, appunto, e sposto di conseguenza lo stop loss, continuando a fare questo. Adesso guardiamo ieri, purtroppo non sono riuscito a stare al grafico, ma cioè, capite bene che una posizione del genere utilizzando un trailing stop loss, forse qui avrei ripreso lo stop, in questo caso qua, perché avevo visto che stava cominciando ad andare nel verso opposto, ma vabbè, questi sono dettagli. Comunque sia, capite bene che magari in questo caso qua ci eravamo fermati, ma guardate questa posizione che bella che sarebbe stata, guardate che bella posizione, diciamo che non ci potevamo lamentare. Stessa cosa io la vado a fare sui 15 minuti, sul minuto, anche se vi dico la verità, su un minuto forse è veramente un pochino sporco, comunque ci dovete stare veramente dietro, perché appunto i movimenti magari sono più piccoli e dovete colpire il punto preciso su cui mettere stop loss, take profit, magari è meglio starci dietro più che altro. Invece sui 5 minuti mi trovo veramente veramente bene. Qui appunto andiamo a vedere l'esempio opposto, come vedete qua incrociato al rialzo, e magari saremo entrati long, e anche qui una bella entrata. Vabbè, comunque sia, come avete visto è molto semplice. Io ripeto, non utilizzo questa, ma questa è stata una delle strategie che ho utilizzato prevalentemente in quel video. Solitamente io questa la vado ad accompagnare con divergenze, che ormai vi ho parlato da mesi e mesi. Mi vado molto a basare sui supporti e resistenze. Utilizzo altre strategie, vabbè, RSI, qualcuna che ve ne ho parlato durante, e vado a combinare tutte queste, e appunto questa è la mia strategia. Unica cosa su cui ancora devo veramente lavorarci tanto è il money management, quindi questo magari poi andremo a vedere anche strategie su come appunto andare ad utilizzare il money management. Adesso non mi sento assolutamente pronto per parlarvene perché faccio disastri, quindi direi niente, che il video è finito qui, noi ci vediamo al prossimo video.